Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, di Coleg, gocce, so.se.pharma srl, ultimo aggiornamento, 4 aprile 2022. Cosa di Coleg, gocce? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere di Coleg, gocce durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa di Coleg, gocce? Di Coleg, gocce ha un farmaco a base del principio attivo colecalciferolo, appartenente alla categoria degli vitamine D e nello specifico vitamina D ed analoghi. È commercializzato in Italia dall'azienda so.se.pharma srl. Di Coleg, gocce può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni di Coleg 10.000 UI/ml gocce orali, soluzione 1 flacone da 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare so.se.pharma srl. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo colecalciferolo. Gruppo terapeutico vitamine D. Forma farmaceutica. Gocce. Indicazioni: prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. Posologia: prevenzione. La somministrazione preventiva di Coleg va consigliata in tutte le condizioni caratterizzate da maggior rischio di carenza o da aumentato fabbisogno. È generalmente riconosciuto che la prevenzione della carenza di vitamina D deve essere effettuata nel neonato, in particolare nel prematuro, nel lattante, nella donna in gravidanza, ultimo trimestre, e durante l'allattamento, nel soggetto anziano, nelle seguenti condizioni: insufficiente o inefficace esposizione solare o intensa pigmentazione cutanea, regime alimentare particolare, povero di calcio, vegetariano, eccetera, patologie dermatologiche estese o malattie granulomatose, tubercolosi, lebbra, eccetera. Soggetti in trattamento con anticonvulsivanti, barbiturici, fenitoina, primidone. Soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee a lungo termine. Patologie digestive, malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fibrosi cistica. Insufficienza epatica. Trattamento: la carenza di vitamina D deve essere accertata clinicamente o con indagini di laboratorio. Il trattamento ha teso a ripristinare i depositi di vitamina D e sarà seguito da una terapia di mantenimento se persiste il rischio di carenza, ad un dosaggio di vitamina D idoneo. Nella maggior parte dei casi è consigliabile non superare, in fase di trattamento, una dose cumulativa di 300.000 UI, salvo diverso parere del medico. Posologia: a titolo indicativo si fornisce il seguente schema posologico, da adattare a giudizio del medico sulla base della natura e gravità dello stato carenziale, vedere anche paragrafo 4.4. Popolazione pediatrica. Neonati, fino a 1 anno di età. Prevenzione: la dose giornaliera raccomandata di 2 gocce al giorno, pari a 400 UID e di vitamina D3. Trattamento: la dose deve essere adeguata a seconda dei livelli sierici di 25, idrossicolicalciferolo, 25, O-D, che si desiderano raggiungere, della gravità della malattia e della risposta del paziente al trattamento. La dose giornaliera non deve superare le 5 gocce al giorno, pari a 1000 UI di vitamina D3. Bambini, 1-11 anni di età. Prevenzione: la dose giornaliera raccomandata di 2 gocce al giorno, pari a 400 UI di vitamina D3. Dal secondo anno di vita, in caso di fattori di rischio multipli e secondo giudizio del medico, il dosaggio può essere aumentato fino a 4 gocce, pari a 800 UI di vitamina D3 al giorno. Trattamento: la dose deve essere adeguata a seconda dei livelli sierici di 25, idrossicolicalciferolo, 25, O-D, che si desiderano raggiungere, della gravità della malattia e della risposta del paziente al trattamento. La dose giornaliera non deve superare le 10 gocce al giorno, pari a 2000 UI di vitamina D3. Adolescenti, 12-17 anni. Prevenzione: la dose giornaliera raccomandata di 3-5 gocce al giorno, pari a 600-1-000 UID e di vitamina D3. Trattamento: 5-20 gocce al giorno, pari a 1-000-4-000 UI di vitamina D3. La dose deve essere adeguata a seconda dei livelli sierici di 25, idrossicolicalciferolo, 25, O-D, che si desiderano raggiungere, della gravità della malattia e della risposta del paziente al trattamento.
La dose giornaliera non deve superare le 20 gocce al giorno, pari a 4000 UID di vitamina D3. Gravidanza 3-5 gocce al giorno, pari a 600-1,000 UI di vitamina D3 nell'ultimo trimestre. Tuttavia, nelle donne considerate carenti di vitamina D può essere necessaria una dose più elevata, fino a 2000 UI al giorno, 10 gocce. Adulti e anziani. Prevenzione. La dose giornaliera raccomandata di 3-5 gocce, pari a 600-1,000 UI/D di vitamina D3. In caso di fattori di rischio multipli, secondo giudizio del medico, il dosaggio può essere aumentato fino a 10 gocce al giorno, pari a 2000 UI di vitamina D3. Trattamento. 5 gocce, pari a 1000 UI di vitamina D3 al giorno. Dosi più elevate devono essere adeguate a seconda dei livelli sierici di 25 idrossicolicalciferolo 25 OD che si desidera raggiungere, della gravità della malattia e della risposta del paziente al trattamento. La dose giornaliera non deve superare le 20 gocce al giorno, pari a 4000 UI di vitamina D3. Successivamente, possono essere prese in considerazione dosi più basse, a seconda dei livelli sierici di 25 idrossicolicalciferolo 25 OD che si desidera raggiungere, della gravità della malattia e della risposta del paziente al trattamento. Modo di somministrazione. Si raccomanda di somministrare Dicoleg durante i pasti, vedere paragrafo 5.2. Inoltre, per l'utilizzo del flacone contagocce devono essere seguite le istruzioni di seguito. Prima dell'uso agitare il flacone, svitare la capsula di sicurezza a prova di bambino, facendo una pressione dall'alto verso il basso e girando contemporaneamente in senso antiorario, vedere figura. Contare le gocce in un cucchiaio e somministrare direttamente in bocca. Chiudere il flacone avvitando la capsula e girando a fondo in senso orario e riporlo nella confezione. Controindicazioni: ipersensibilità al colicalciferolo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ipercalcemia, ipercalcinuria. Calcolosi renale, nefrolitiasi, nefrocalcinosi. Insufficienza renale grave, vedere paragrafo 4.4. Ipervitaminosi D. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. In caso di somministrazioni prolungate con alti dosaggi, si consiglia di monitorare il livello sierico di 25 idrossicolicalciferolo. Interrompere l'assunzione di Dicoleg quando il livello sierico di 25 idrossicolicalciferolo supera, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso concomitante di anticonvulsivanti o barbiturici, e probabilmente di altri medicinali induttori degli enzimi epatici, può ridurre l'effetto della vitamina D3 per inattivazione metabolica. In caso di trattamento con diuretici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Dicoleg, gocce durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dicoleg, gocce durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Nei primi 6 mesi di gravidanza la vitamina D deve essere assunta con cautela per il rischio di effetti teratogeni, vedere paragrafo 4.9. Allattamento. Quando necessario, la vitamina D, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono disponibili dati sugli effetti del prodotto sulla capacità di guidare. Tuttavia, un effetto su tale capacità è improbabile. Effetti indesiderati. Se la posologia è conforme alle effettive esigenze individuali, Dicoleg va ben tollerato, grazie anche alla capacità dell'organismo di accumulare il colicalciferolo nei tessuti adiposi e muscolari, vedere paragrafo 5.2. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Interrompere l'assunzione di Dicoleg quando la calcemia supera i 10,6 mg/dl, 2,65 mol/L, o se la calciuria supera 300 mg/24H negli adulti, o 4-6 mg/kg/V nei bambini. Il sovradosaggio si manifesta come ipercalcinuria e ipercalcemia, i cui sintomi sono i seguenti: nausea, vomito, sete, polidipsia, poliuria, costipazione e disidratazione. Sovradosaggi cronici possono portare a calcificazione vascolare degli organi, come risultato dell'ipercalcemia. Il sovradosaggio durante i primi 6 mesi di gravidanza può avere effetti tossici nel feto. Esiste una correlazione tra eccesso di assunzione o estrema sensibilità materna alla vitamina D durante la gravidanza e ritardo dello sviluppo fisico e mentale del bambino, stenosi aortica sopravalvolare e retinopatia. L'ipercalcemia materna può anche portare alla soppressione della funzione paratiroidea nei neonati con conseguente ipocalcemia, tetania e convulsioni.
Trattamento in caso di sovradosaggio. Interrompere la somministrazione di Dicoled e procedere alla reidratazione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Vitamina D analoghi, colecalciferolo. Codice ATC. A11CC05. La vitamina D corregge una situazione carenziale della stessa e aumenta l'assorbimento intestinale di calcio. Proprietà farmacocinetiche. Come per le altre vitamine liposolubili, l'assorbimento del colecalciferolo a livello intestinale è favorito dalla concomitante assunzione di alimenti contenenti grassi. Il colecalciferolo è presente nel circolo ematico in associazione. Dati preclinici di sicurezza. Gli studi preclinici condotti in varie specie animali dimostrano che gli effetti tossici si verificano nell'animale a dosi nettamente superiori a quelle previste per l'uso terapeutico nell'uomo. Negli studi di elenco degli eccipienti. Olio di oliva raffinato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Dicoled, gocce a base di colecalciferolo sono Annister, gocce, Balavita, gocce, Briogen D3, gocce, Colcad, gocce, colecalciferolo EG, colecalciferolo Ipsofarma, gocce, colecalciferolo Milan, gocce, colecalciferolo Pensa, gocce, colecalciferolo Sandoz, gocce, soluzione, colecalciferolo Teva, gocce, colecalciferolo Zentiva, gocce, di base, gocce, Divod, gocce, Ibitred, gocce, Lampard, gocce, Medivid, gocce, Tomaino, gocce, Tredimin, gocce, Xarenel, gocce, soluzione, uso interno, Zibenac, gocce, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.